Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z. Finalmente è arrivata anche a me questa consegna. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, grazie a tutti e alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere. Dico loro questo: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Vi do qualche piccola informazione in merito a questa ultima consegna ricevuta. Ci sono 4 numeri che vanno dal numero 36 al 39 e il prezzo che ho corrisposto è di 51,96 €. Ricordo che questa collezione è composta da 100 uscite. Il modello sarà alto 75 cm, l'edizione Hachette. Sarà anche completo del centro ricerche fotoatomiche con i personaggi, il Jet Scrander, ovviamente l'Overbuilder con Koji Kabuto sia all'interno, quindi da seduto nell'Overbuilder, che da in piedi davanti al Mazinga Z, anche se tra loro la scala non è la stessa, e infatti la scala che hanno usato per Koji Kabuto nell'Overbuilder è più piccola rispetto a quella che hanno usato per Koji Kabuto da in piedi, forse perché così si vede anche meglio davanti al robot. Consiglio a tutti, come ho fatto fin dal primo giorno che ho visto questa collezione, sempre che se ne abbiano le possibilità, perché non è una priorità, consiglio a tutti di farla, perché non c'è niente ad oggi a livello mondiale di così bello a questo prezzo, con una struttura del genere. Non parliamo soltanto dell'estetica, che già lì basterebbe, ma parliamo proprio della struttura che hanno progettato per questa magnifica riproduzione esatta in tutto e per tutto al Mazinga Z. Dovevo finire e mi sono perso, come sono solito fare. Ho detto che è alto 75 cm, ma con il centro ricerche fotoatomiche, una volta messo sopra la sua pedana, arriva a 90 cm. Ricordo anche che uscirà il grande Mazinga, è sempre un modello meraviglioso della Hachette. Il grande Mazinga, si parla di un'altezza superiore rispetto al Mazinga Z di 15 cm, 20 cm, vedremo, però non si parla di nessuna scenografia. Ecco, qui abbiamo il centro ricerche fotoatomiche, lì purtroppo non abbiamo nulla, almeno non si parla di nulla, peccato. Aspetteremo anche, come vi avevo anticipato, per ragioni di logica, non perché io abbia la sfera di cristallo o perché io abbia tirato a indovinare, semplicemente per un fatto oggettivo. Non è da pensare che venga fatto il Mazinga Z, il grande Mazinga, e poi successivamente rinuncino a fare il Goldrake, il Grenadier, non lo pronuncio bene, lo so, abbiate pazienza. Ecco, il Goldrake e il Gig robot d'acciaio. Sarà una cosa meravigliosa. Pensate solo ad averne tutte e 4. Facciamo che uscire tutti noi da casa e lasciamo solo loro. Basta solo lui per riempire tutto. Allora, qui abbiamo la seconda parte della mano destra e la quinta e ultima parte dell'Overbuilder. Questo poi andremo a vederlo quando farò i video dedicati al montaggio, però vi ricordo che qui
in alto, in ogni pagina, avete la leggenda dove vi fa vedere che la linea tratteggiata è innesto a secco, la linea continua è innesto incollato, e ovviamente dove c'è l'innesto incollato troverete anche la linea gialla, che è dove dovete mettere la colla. Ma quanto è forte il boss, cioè riuscivano a farlo ridere o piangere, che era di metallo poi, no? Immaginatevi, lui che lo tirava con le corde, era troppo, ma quanto era bello, mamma mia, che fantasia ragazzi, che bei tempi. Però dai, ogni tempo è buono se si sta bene in salute e c'è l'amore, e i valori soprattutto, insieme all'amore. Allora, adesso vado a vedere, stavo leggendo qui, qui ci dicono che se qualcuno avesse bisogno di chiarimenti per il montaggio c'è un'assistenza tecnica. Ok, tutto qui. Vi faccio vedere solo le parti così, per evitare di fare video troppo lunghi. Poi spiegherò tutto nel dettaglio, come ho detto prima, quando farò il video dedicato proprio al montaggio. Vediamo tutte le parti in plastica. Qui la vernice è ottima, anche qui meno male. Controllatevi sempre le lettere, in questo caso essendo la destra dovete avere tutte le parti con la lettera R. Può succedere che si sbaglino, quindi controllate sempre. Un grande aiuto, e di questo volevo ringraziarvi con tutto il cuore, me lo stanno dando tanti ragazzi che condividono i miei video nei gruppi dedicati. Grazie a tutti. Anche questo va bene. Perfetto. Ed ecco qui finalmente lo stabilizzatore verticale in stirena ad alta resistenza dell'Overbuilder. Apprezzo che mettano la pellicola, però mi è capitato che sotto la pellicola c'è il difetto. Questo pezzo è veramente perfetto. Sono molto pago di questo. Una serie di viti da avvitare nella plastica, e questo pezzo che è la griglia anteriore dell'Overbuilder. Eccola qui. Bene. Numero 37. La terza parte della mano destra. Anche qui ci sarà la necessità di incollare degli elementi, vedete? Le parti gialle, come vi ho spiegato prima. E questo è il risultato finale. Questi fascicoli molto ricchi di informazioni, in ogni fascicolo almeno un disegno di Gonagai, bellissimo. Questo è metallo.
Anche questo è perfetto. Io comunque lucido sempre tutto, chi mi segue lo sa. Poi abbiamo 3 serie di viti, perché qui ce n'è 2 insieme, non vi potete sbagliare. Una serie di viti ha la testa conica e una invece piatta, da evitare nella plastica. Queste invece cromate sono da evitare nel metallo. Queste sono le giunture sicuramente del pollice. Questo è sempre in stirena ad alta resistenza, come tutti i pezzi che adesso andremo a vedere. Anche qui corretto, sotto abbiamo la lettera R. Questo che vedete qui, questo difetto, è il punto di iniezione della plastica, lo avrete sicuramente anche voi. Nello stampo c'è un foro dove viene sparata dentro la plastica e questo è quello che rimane poi. Peccato che non l'abbiano fatto qui, dove è nascosto. Comunque. Bene. Adesso passiamo al numero 38 e qui abbiamo metallo. In un canale molto interessante che si chiama I robotti del giornalista ho sentito che il modello peserà 9 kg, poco più, poco meno, penso un po' più di 9 kg. Diciamo che, come se andate a vedere il video che avevo fatto in precedenza, vi avevo anticipato quando dicevo che il modello secondo me non sarebbe pesato meno di 8-10 kg. I robotti del giornalista lo ha già finito perché lo ha fatto arrivare dal Giappone ed è bello vedere come è emozionato, no? come il bambino che vede una delle cose più belle, ed è bello che ci sia questo in noi. Ecco, anche io lo vedo in me. Certamente non sono assolutamente preparato come lui. Ho aperto il canale per gioco, ci mancherebbe. E poi io faccio tanti di quei strafalcioni, lui è proprio giornalista, quindi però devo dire che quando l'ho visto così in quella espressione emozionata, mi sono ritrovato subito, ho detto guarda lì, anche io sono così. Ed è per questo che vi consiglio veramente, scusatemi, ve lo ripeto, ma chissà quante altre volte ve lo dirò, fatela questa collezione se potete farla, fatela perché ne vale veramente la pena. Qui abbiamo 2 piastre, una addominale e una toracica in metallo. Guardate cosa hanno fatto qui. Questa è la prima volta che lo vedo perché negli altri non c'è. Abbiamo il frenafiletti. Questa parte azzurra che vedete crea spessore e attacca perfettamente, però consentendovi, qualora doveste smontarlo, che la vite possa appunto svitarsi. Ma quando andrete mai a smontarlo? In più abbiamo anche le rondelle, vedete? Le grove. Queste sono tagliate, sono disassate tra il punto del taglio. Il bullone o la vite, quando va a schiacciare, cosa succede? Le mette in compressione, loro spingono sempre
e quindi è impossibile che si possano svitare, ma in più ci hanno messo anche il frenafiletti, quindi possiamo dormire sui classici, quanti erano? 7 guanciali. Ecco qui. Allora, questo è la parte centrale di quello che abbiamo montato in precedenza. Stavo guardando, scusatemi, ma non anticipo nulla perché non vorrei dare informazioni inutili in quanto sbagliate. Quindi questo è l'Istituto di Ricerche Fotoatomiche. Ma che bello, cioè, come se fosse vero, no? Come l'abbiamo vissuto noi, tutto c'è scritto, guardate il dettaglio. Torre di controllo numero 1, numero 2, ingresso principale, il numero 3, impianto di trattamento delle acque reflue, non so neanche parlare, ma ragazzi, praticamente le acque sporche venivano fatte tornare pulite per renderle probabilmente potabili. Quattro, l'hangar di Afrodite, eccolo qui, Diana. 5, il radar. 6, eliporto, eccolo qui. 7, reattore per particelle fotoniche. 8, impianto solare. 9, giacimento di, qua ragazzi non so come lo leggo, Japanium. Mi sembra piemontese. Scusatemi, Japanium mi sembra una parola piemontese, come la pronuncio io ovviamente, perché qualora fosse stata pronunciata correttamente certamente no. E vabbè. E quindi dicevo, giacimento di Japanium e impianti sotterranei di estrazione. Numero 9. Che spettacolo. Qui c'è una nota, ufficio del direttore, dove dice l'arredamento interno cambia più volte. Pensate, io vabbè ero piccolino, non tanto perché ero molto più piccolo col Godre ovviamente. E anche se, ma non so se questo l'ho interpretato bene, l'avevo già detto un'altra volta, doveva uscire prima il Mazinga Z e poi il Goldrake. Invece, per una causa che non ricordo, è uscito prima il Goldrake che il Mazinga Z. Ecco perché sono più legato al Mazinga Z, no? Ogni cosa che noi viviamo da bambini che ci ha colpito ci lega di più. Che forte, mi piace. Guardate cosa scrivono, vi leggo solo questa didascalia e poi vado avanti. In una delle sale operative gli scienziati testano le lenti per potenziare i raggi fotonici, puntata 22. L'istituto ha anche vari locali di stoccaggio, quindi di magazzino. Che forte. Ecco qui il modello, finito. Mamma mia che bello che sarà ragazzi, mamma mia. È veramente un'opera d'arte. Cioè qui veramente non possiamo dire quanto costano i pezzi, non c'è nessuno che si può permettere, a meno che non abbia voglia di dire sciocchezze, che un modello del genere, che poi costerà neanche 1.300 euro, perché i primi numeri costano un po' meno, un modello del genere, non voglio dire una stupidaggine dicendo questo, io lo dico molto sinceramente, ma 3.000 euro, un modello del genere
si potrebbe vendere a 3.000 euro. Cioè io ringrazio veramente Hachette che mi ha dato la possibilità di poterlo prendere a 12,99 euro ad uscita, perché diversamente, ma quando avrei potuto mai fare una cosa di questo genere? Ma figuriamoci, almeno parlo per me io. Invece riuscirò a fare anche, se tutto va bene, il grande Mazinga. Uscita numero 39. Ecco, vedete, questi fascicoli sono perfetti. Ci sono certe collezioni che ti arrivano delle carte stracce. Qui abbiamo la seconda di copertina con tutti i numeri utili e servizi. E questa è la struttura, anche questa è la struttura addominale. Molto pesante. Ecco qui. Allora, questa la chiamano piastra addominale inferiore in lega di alluminio, ma assolutamente non è alluminio. L'alluminio non peserebbe così, e questo è meglio perché è molto più strutturata a livello di resistenza ed è molto meno leggera. Ecco perché vi dico che non è alluminio. Qui c'è scritto però lega di alluminio, non c'è scritto solo alluminio, quindi probabilmente ci sarà anche dell'alluminio. Ecco, non sono un conoscitore della composizione dei materiali, però leggendo questa frase tra parentesi, lega di alluminio e non solo alluminio, ci sarà anche del vero. Qui vediamo le stesse cose, le viti di prima con il frenafiletti azzurro, c'è anche il frenafiletti rosso, si differenzia, uno è molto più difficile poi da andarlo a svitare e l'altro un po' meno, però tutte e due hanno una funzione ottima di tenuta perfetta, quindi non c'è nessun pericolo che si possano svitare le viti qualora si sarebbe potuto mai verificare una cosa di questo genere, ma la escludo. E queste qui sono le colonne di supporto in acciaio che abbiamo visto in precedenza anche per il montaggio delle parti che ci hanno fatto assemblare prima di questo. Questo è il montaggio ultimato. Qui c'è parte del numero 38 e parte del numero 39, eccolo qui. Adesso vi volevo far vedere qualcosa prima di salutarvi di quello che ho montato fino al numero, non questo ovviamente, aspettate che leggo così non mi sbaglio, fino al numero 35. Nella prossima uscita, la numero 40, riceviamo il pilastro centrale. Ecco qui. Spettacolo. Ed ecco qua ragazzi, guardate che magnificenza. Koji Kabuto. Una struttura pazzesca, meravigliosa. Qui abbiamo la mano, ma noterete qualcosa. Ecco perché vi consiglio di iscrivervi, non soltanto guardarmi, che anche questo è importante. Iscrivetevi e condividete, ragazzi, insomma, fate crescere questo canale perché vado più avanti io di lui e non va bene. Guardate, la vostra mano non sta così. Dove la metto sta
perché così deve essere. Avete visto? In più, vi ricordate la linea in perpendicolare? Perfetta. Le spalline non mi cadono come una marionetta, ma dove le metto stanno. Vi ho fatto vedere anche questa modifica, andate a vedervela. E poi due cose importanti che forse non avete ascoltato quando ve le ho dette. Ve lo ripeto, non mettete acqua del rubinetto all'interno della testa, qui dove c'è il serbatoio. Mettete acqua demineralizzata, l'acqua distillata. Mi raccomando, perché se avete un'acqua molto calcarea e il calcare c'è sempre nell'acqua, mi raccomando, perché se non fate questo, anche se andate solo a provarlo, poi non lo provate più, la membrana asciugandosi, se c'è del calcare si blocca, e quando voi andrete dopo qualche tempo a riaccendere la funzione del vortice, si spacca la membrana, perché quando va per vibrare non è libera di muoversi, perché c'è del calcare che è infinitesimale, ma c'è, perché è il residuo, appunto, una volta evaporata l'acqua, dell'acqua che contiene il calcare. Nell'acqua demineralizzata questo non accade, sempre che ovviamente non andiate a metterla in un contenitore di metallo, se no non abbiamo risolto nulla. Dovete lasciarla nel contenitore di plastica e metterla con un oggetto in plastica, una pompettina, quelle cannucce che hanno dietro la gomma da pressare, tipo il contagocce, ecco. E quindi succede questo, andate ad accenderla, lei va per vibrare, si spacca e avete finito di vedere l'effetto, mi raccomando. E un'altra cosa importantissima che magari molti di voi non sanno, guardate la linea delle due lame, anche se piego così, le vedete che sono perfettamente orizzontali, ok? Ma se io faccio questo, questa la metto qui e questa la metto qui, voi dite cosa cambia, Michele? E no, ragazzi, cambia, perché se guardate non è più orizzontale, è storta. Anche se la metto così, la vedete? Questa è alta, vedete? Non so se si vede. Questa dovrebbe essere così, e invece è in là. Ecco perché vi dico, attenzione, non è la stessa cosa mettere da una parte all'altra. Ecco qua, metto diritto e lui è perfetto. Va bene? Poi, col numero 100 vi arriverà anche il giunto per sostituire questo, se volete non far vedere i lanciarazzi. E anche questo, se vi ricordate, ve l'avevo detto oggettivamente, state tranquilli ragazzi, perché non avrebbero mai creato un innesto con le boccole in silicone se sarebbe dovuto rimanere fisso. E infatti ci arriva il pezzo. Guardate come rimane stabile questo qua, il coprispalle. Testa meravigliosa. L'overpilder. Stavo guardando una cosa, scusate, metto un attimo in pausa. Ho messo in pausa perché volevo sincerarmi di una cosa. Guardate, non vi preoccupate quando andrete a mettere l'overpilder sulla testa e vedrete questo spazio, vedete qui? Perché è giusto così, e infatti quando andrete a rimuoverlo vedrete che qua abbiamo uno scivolo.
non so se si nota, questo scende. Ecco perché una volta inserito correttamente all'interno il pezzo, qui rimane distanziato, è giusto così. Poi il consiglio che vi do: mettete del biadesivo sotto Koji Kabuto, qui, senza incollarlo, un biadesivo, e andate a inserirlo qui. Io adesso sono andato a rimuovermi sia il vetro che la cloche di comando con tutto quello che c'è dentro. Anzi, andiamo a vedere dove l'ho messo. E adesso ricordo anche perché andai a rimuoverlo. Se vi ricordate, io non me lo ricordavo, andai a rimuoverlo perché misi della colla qui per tenere ferma la cloche. Questo è il pannello di comandi, bellissimo, bellissimo, sembra acceso, mi piace veramente tanto, ma poi una perfezione disarmante nel riprodurre tutta la plancia qui. Che spettacolo! I robotti del giornalista, il canale, lo ha, diciamo, ha avuto una similitudine guardando questa plancia di comandi che condivido al 100%, quando ha detto che sembrava un videogioco degli anni 80, no? Ha ragione, perché è vero ed è fatta veramente bene. Attenzione, perché quando andate a mettere questo, ho visto un po' di filmati dove le mani di Koji Kabuto non prendono assolutamente la cloche e dovete fissarlo in modo che stia così, non così o così, non va bene, insomma, mi raccomando, altrimenti Koji come fa a pilotare l'Overbuilder e a salvare il mondo? Dai, questo è il vetrino, ecco qui, e questa è la parte della mano destra, dove poi andremo a lavorare con i numeri che abbiamo appena visto. Va bene, vi ho fatto vedere tutto, spero di avervi aiutato almeno in qualcosa. Qui abbiamo le due antenne in metallo, quelle montate sulla testa per il raggio congelante, che si illuminano di blu qui in punta perché hanno una parte trasparente. Sono in plastica con all'interno un cilindretto in alluminio sottocalibrato con all'interno a sua volta una fibra ottica che arriva ai LED e fa questa luce bellissima del raggio congelante. Qui abbiamo, ricordo a chi non fa la collezione ovviamente, perché voi che la fate lo sapete, l'avete montato voi, all'interno abbiamo 3 LED, uno si accende subito da una parte all'altra, anzi tutti e tre si accendono appena andrete ad accendere il vostro Mazinga Z, e poi rimangono accesi soltanto un LED sia da una parte che dall'altra. Quando chiaramente vogliamo attivare anche l'arma degli occhi, si accendono addirittura 2 LED che, sommati a quello che rimane sempre acceso, diventano 3. Bellissimo. Guardate sotto. Ecco perché vi dico, ovviamente sono contento di pagarlo così e non di più, ma un modello del genere a neanche 1300 euro ce lo scordiamo. Ricordatevi anche un'altra cosa, ve l'ho fatta vedere, incollatevi questi 2 faretti, ovviamente non mettete colla cianoacrilica come l'attaca, altrimenti vi diventano opachi, mi raccomando, a causa della reazione con l'acido contenuto nella colla stessa e il materiale plastico, qualsiasi materiale, perché quello è l'effetto che fa l'attack. E mettete pochissima colla, non dalla parte dove c'è la fibra ottica, ma dall'altra. Ancora meglio se riuscite a metterla sulla parte alta, così non si vede nemmeno in trasparenza davanti. Vedete che è pulito il faro, non notate nulla. Ecco lì. Io sono andato anche a incollarmi
come vi avevo spiegato qua alla fine del reattore, che abbiamo questa punta, questa linea di giunzione, l'ho fatta perfettamente cadere con l'altra linea di giunzione. Questo lo potete montare come volete, è un fatto puramente estetico. Invece di averla pasticciata da una parte all'altra abbiamo una linea che continua e sembra appunto la continuità, vedete? Stessa cosa di qua, ve l'avevo spiegato nel video prima del montaggio. Così come dovete fare attenzione anche a montare le eliche, non vanno montate così, basta che sia. Quando l'accendete l'aria deve arrivarvi così, verso di voi, come se fosse vero che stesse per appunto spingere il fluido che è l'aria e andare su. Che spettacolo. Penso di avervi detto tutto. Abbiate cura di questo, perché non è soltanto il pacco che ci è stato dato, il pacco batterie per testare i LED, ma sarà quello che poi in parte garantirà l'accensione di tante cose di questo splendido robot, in questo caso della testa, e poi ci saranno anche le luci, che ci sarà un altro pacco batterie, insomma, ragazzi, una cosa così, ripeto, non esiste, non esiste. Io non vedo l'ora, si fa per dire perché poi divento ancora più vecchio, pure con calma, ma insomma, a quando uscirà il Gigrobo d'acciaio, quello serio, non un plasticone, quello serio, e il Goldrake. Veramente lì, ecco lì, forse supererò il giornalista, nel senso come emozione, perché mi sciolgo letteralmente con Goldrake e il Gigrobo, ma ancora di più Goldrake, il mio primo Atlas UFO robot. Bene ragazzi, un abbraccio a tutti, un saluto a vostri cari più cari, io vi ringrazio sempre del vostro tempo e vi esorto sempre che ne abbiate piacere ad iscrivervi al canale e ad aiutarmi a farlo crescere. Grazie a tutti, un sereno prosieguo di giornata a tutti voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao!